Argomento del video di oggi: Suzuki GSX 8S. Ebbene sì, ormai è chiaro che la sfida nel segmento delle naked di media cilindrata o entry naked, chiamiamole come vogliamo, sarà una delle più infuocate del 2023. State tranquilli che a Red stiamo già lavorando per organizzare una delle nostre proverbiali comparativa in cui, a mio parere, credo che sicuramente una delle protagoniste sarà proprio la Suzuki GSX 8S, moto che insieme alla V-Strom 800, che Federico vi ha già presentato in un altro video, ve lo metto qua sopra in descrizione, ha aperto di fatto il nuovo corso di Suzuki. Nuovo corso che parte proprio dal motore. Abbandonata la configurazione a V, rimasta comunque su altri modelli in gamma, anche Suzuki, come quasi tutti ormai, ha sposato il più prosaico bicilindrico in linea con fasatura a 270 gradi. Scheda tecnica alla mano, il nuovo Twin Suzuki eroga 83 cavalli a 8500 giri, con un picco di copia massima di 78 Nm a 6800 giri. Una peculiarità del nuovo motore è il sistema brevettato Suzuki Cross Balancer, che sfrutta due bilancieri posizionati a 90 gradi rispetto all'albero motore per abbattere le vibrazioni. Il reparto trasmissione prevede un cambio a 6 marce e una frizione assistita con sistema antisaltellamento. Tutto nella norma, quindi. Moderna nella meccanica, la GSX 8S ovviamente non si fa mancare niente neanche dal punto di vista della dotazione elettronica, e non potrebbe essere altrimenti per essere competitivi in questo segmento. Tutti i sistemi di gestione e controllo sono riuniti sotto il cappello della sigla SIRS, Suzuki Intelligent Ride System. Ai giapponesi piacciono tanto le sigle. A partire dal Ride-by-Wire multimappa, ce ne sono 3, a cui si aggiunge il controllo di trazione, che è regolabile su 3 livelli e anche volendo disinseribile, e con il cambio elettronico, che in questo caso è bidirezionale e offerto di serie. Ciclistica anch'essa senza voli pindarici, ma improntata all'efficacia. L'acciaio è il materiale scelto da Suzuki per il telaio a traliccio, l'alluminio invece per il forcellone infulcrato per mezzo di un leveraggio progressivo, elemento che sicuramente impreziosisce la sospensione posteriore. La forcella, a steli rovesciati da 43 mm di diametro, non è regolabile. Vi do ancora un po' di numeri per comprendere la moto che andremo a provare oggi in queste splendide strade all'interno della Costa Azzurra. Moto che, ve lo dico, è un po' più matura quanto a misure rispetto alle avversarie dirette. Basti pensare che l'interasse è di 1465 mm, particolarmente generoso, più lungo addirittura, per esempio, restando in casa Suzuki, di quello della GSX-S 1000. Il che vi fa capire come adesso questa moto, ma adesso comunque la proveremo, probabilmente sarà anche più amica di chi è più dotato in fatto di statura. Questo comunque non ha impedito a Suzuki di piazzare la sella a soli 810 mm da terra, tra l'altro la zona di calzata è veramente molto snella, e il peso 202 kg in ordine di marcia. E adesso saltiamola in sella. Bene, come sempre, prima di partire un rapido sguardo a quello che ci si trova davanti saltando in sella alla Suzuki GSX 8S, accensione del quadro, display completamente nuovo, in comune ovviamente con la V-Strom 800, devo dire indicazioni molto chiare, sempre ben visibile anche durante i raggi, cioè durante le giornate molto luminose come oggi, finiture, tutto quello che c'è sotto gli occhi è, devo dire, ben fatto, addirittura i tappini che chiudono i riser, il manubrio anodizzato nero, la piastra di sterzo anodizzata nero, insomma c'è tutto ben curato, almeno quello che si vede, indicazioni molto chiare, dicevo, come da tradizione Suzuki, tutto si comanda con il joystick qui
sul manubrio sinistro, sulla parte sinistra del manubrio. Molto semplicemente premendo la parte sotto si va a intervenire sulle indicazioni di servizio, quindi autonomia, consumo medio e tutte quelle indicazioni, odometro, trip, eccetera eccetera, tutte quelle indicazioni che servono per il viaggio. Premendo il tasto mod invece si accede al menu che gestisce i vari controlli. Il controllo di trazione si può spegnere, il menu non è a rotazione, quindi una volta che sono andato su fino a off devo spremere in giù per tornare a fare gli altri livelli. La stessa cosa con le mappature A, che è Active, B Basic, C Comfort, che quindi A è la mappatura più aggressiva come risposta al gas, B quella diciamo media e C quella da pioggia o comunque più morbida come risposta al gas. Anche in questo caso il menu non è a rotazione, ma bisogna tornare in su per riattivare le mappe superiori. Tutto si può fare direttamente durante la guida senza nessun problema. Parte destra, pulsante di massa e 4 frecce, tutto molto razionale, devo dire, molto comodo da utilizzare senza nessun tipo di problemi. La frizione non ha la leva regolabile alla distanza, questa secondo me per una moto di questo tipo è un po' una pecca, non ce l'hanno tutte. Mi hanno detto in Suzuki che comunque è disponibile come optional, quindi diciamo che più o meno abbiamo detto tutto quello che vediamo del cruscotto. Pronti a partire. Bene, prova quasi finita, 3/4 della prova, siamo a Castellan, nell'interno della Costa Azzurra in Provenza, tra l'altro strade che dalla Costa Azzurra a venire qui veramente pazzesche, ragazzi, veniteci in moto perché sono strade perfette per esaltare la guida in moto e anche le ciclistiche. E proprio dalla ciclistica io parto per la Suzuki GSX 8S, perché è sicuramente la cosa che mi è piaciuta di più di questa moto. Bravi, devo dire, bravi agli ingegneri Suzuki, perché pur con una ciclistica semplice, vi ricordo che Forcella non è regolabile, è mono solo nel precarico, sono riusciti a mettere insieme un setup veramente azzeccato. La moto, ve lo dico, non è super morbida, qualche asperità ve la rimanda, però devo dire che quando guidi anche di spinta non trasferisci i carichi molto velocemente. C'è un bellissimo sostegno da parte della Forcella, c'è sostegno del mono in accelerazione, qualche pompatina ogni tanto ma veramente rare, quindi una ciclistica che si muove molto ben bilanciata su entrambe le sospensioni e sopporta anche la guida sportiva. Telaio, Forcella e monoammortizzatore funzionano veramente bene. Sicuramente mi hanno sorpreso, perché comunque è una ciclistica semplice, se vogliamo, però molto funzionale. Ci aggiungo pure la voce dei freni Nissin, tutto ben centrato, forse manca un filino di bite, quindi del primo morso sull'impianto anteriore, ma veramente niente di che. Quando lo vai a richiamare è sempre ben modulabile, la potenza ce n'è fino a che vuoi. Quindi ciclistica molto stabile, molto rassicurante, la moto non è mai nervosa e anche sui curvoni di lunga percorrenza riesce a definire la linea con grande precisione, a tenerla molto precisa. Quella lunghezza di interasse che vi ho raccontato prima produce in effetti questa stabilità. Questo sicuramente è uno dei punti di forza della Suzuki GSX 8S, bravi in Suzuki a far questo. Ciclistica talmente stabile, talmente rassicurante che il motore ne esce quasi, come dire, ridimensionato. Non voglio essere frainteso, perché il motore Suzuki è sicuramente un buon motore, nella categoria se la gioca con i migliori senza dubbio. Una scelta, quella di Suzuki, di dare a questa piattaforma un carattere unico che condivide la GSX 8S con la V-Strom, e quindi un motore che dà il meglio nella prima parte del contagiri, dai bassi regimi fino più o meno 7.500, 8.000 giri. In questo range questo motore sa il fatto suo, è molto elastico, scende sotto i 2.000 giri, parte a 2.500, gira bello fluido, qualche vibrazione a pedane e sella agli alti regimi, ma sono regimi che non si raggiungono, perché io oggi per esempio cambiavo sempre a 7.500, perché da lì in poi invece l'erogazione si sgonfia in modo abbastanza significativo. Quindi è un motore che dà meglio sotto,
consiglio è: non tirategli le marce fino al limitatore, non serve a niente, cambiate prima e avete più spinta. Diciamo che nel 99,9% dei casi della vita media di una moto di questo genere, quel range di erogazione è quello dove si va a lavorare, no? E quindi brava Suzuki, perché hai deciso di tenere tutto lì. Certo è che su un enduro come la V-Strom 800 DE probabilmente la parte alta del contagiri non la usi mai, non ti serve, quindi quel colpo di gas che hai sotto ti viene utile nel fuoristrada e quindi la moto ti piace. Magari con una naked sportiva quel quid in più di sportività agli alti regimi non mi sarebbe dispiaciuto. Arrivavo a 7500, mi aspettavo e adesso arriva qualcosa, in realtà lì si sgonfia un po' tutto. Ma è una scelta, c'è chi preferisce far girare i motori più alti, chi più bassi. Suzuki in questo caso ha preferito questo tipo di erogazione, non che sia sbagliato. Quello che dico è magari ok il concetto di piattaforma, ma magari un albero a cam diverso, una mappatura diversa che gli dia quel pizzico di spinta in più a una naked che vuole essere anche sportiva, non ci stava male. Cambio e frizione un po' duretta, devo dire, in città. Mi aspettavo una cosa un pochino più morbida per una moto che tende ad andare in città. Cambio elettronico invece mi piace molto in salita, preciso, non sbaglia un colpo, molto veloce, tempi giusti di taglio sia quando vai piano sia quando vai veloce. Un po' meno mi è piaciuto in scalata, perché l'ho trovato un po' contrastato, quindi devo andare a spingere un po' di più sul comando per aspettarmi la cambiata rispetto a quello che è la media. Probabilmente anche perché il motore ha un po' di volani interni per dargli appunto questa coppia ai bassi e non è che scendere repentinamente di giri, e quindi questo metterci un zicchino di più fa sì che magari il quick shifter non sia così super rapido. Niente di che, però era una cosa che comunque andava segnalata. Controlli, devo dire bene, traction control sul 3 veramente invasivo, quindi proprio per quando volete stare super safe. Uno è quello che ho usato tutta la giornata. Le 3 mappature A, B e C le ho provate tutte, nessuna mappatura fuori luogo, mi sono piaciute più o meno tutte. La C molto morbida, molto diluita, va bene per andare in giro tranquillo e farsi la passeggiata in città. La B è quella all round, diciamo, va bene dappertutto, ma io oggi ho quasi sempre usato la A, che ha una risposta un pochino più diretta del gas. Non mi è dispiaciuta, sapete che io non amo le risposte dirette, ma qui tutto è ben gestito, non c'è on off, il gioco catena è bello, è buono, quindi diciamo che è tutto centrato. Finisco con l'ergonomia, che devo dire mi è piaciuta moltissimo. La Suzuki ha centrato secondo me lo schiumato della sella. Mi sento sempre un po' di scivolare un po' verso il dietro, mi trovo sempre abbastanza appoggiato al codino, magari un filino di inclinazione in più non andava male, però la zona qui di calzata è molto snella, non ci sono contatti fastidiosi, le gambe scendono dritte, non toccano nelle pedane, si tocca bene a terra. La triangolazione quindi tra le pedane, il manubrio, la sella, il manubrio centrato nella larghezza secondo me e nell'altezza, quindi sei caricato il giusto. Da questo punto di vista qua davvero un ottimo lavoro. Quindi questo, riassumendo, un moto con una ciclistica che secondo me potrebbe reggere potenze anche superiori, molto ben solida, motore che dà il meglio ai bassi e ai medi, cambio bello al 50%, gomme da 6,5 che io, sapete, non sono un amante di queste Road Sport 2, ma su questa moto devo dire oggi non si sono comportate neanche così tanto male. Più o meno questo è tutto quello che mi sono appuntato sulla GSX 8S qui dalla Francia. Ovviamente magari non ho detto tutto, quindi se avete dei dubbi, delle domande, qua sotto nei commenti io sono sempre pronto a rispondere a tutti. Come sapete noi rispondiamo sempre a tutti, mi raccomando iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.